Benvenuti in un nuovo video. Quindi, dove ci eravamo lasciati? Sì, ecco. Abbiamo parcheggiato Zinzi perché erano scadute le targhe temporanee tedesche per via della lentezza burocratica. Quindi Sebastiano è ritornato in Germania per rifarle in modo da poter portare il camper al collaudo. E ovviamente sarà possibile farlo solo una volta ottenuto il nulla osta dall'Agenzia delle Entrate. Quindi la missione è riuscire ad ottenerlo. E per ottenerlo dobbiamo recarci a Nuoro. Dopo un mese di attesa, finalmente è arrivato il grande giorno. È chiuso? E qui non vi nego che l'attenzione era davvero a 1000. Cari amici, dai, finalmente ce l'abbiamo fatta. È andata, siamo riusciti ad avere questo santo benedetto foglio dall'Agenzia delle Entrate e finalmente possiamo iniziare la pratica di immatricolazione e motorizzazione. Questa è una buonissima cosa. Ne abbiamo approfittato anche per rifare la tessera sanitaria. Eh sì, che era scaduta, ce l'avevo scaduta da 3 anni. Comunque, dai. È andata, il primo step è fatto. Il primo step è fatto, adesso vediamo come muoverci, vi teniamo aggiornati. Con l'immatricolazione, Ci rimettiamo in strada. Siamo tolti un bel peso. Eh sì, perché il problema non è tanto avere il dubbio se i documenti vanno bene, perché sapevamo che i documenti andavano bene. Il fatto è, in Italia, secondo chi trovi, ti mette i bastoni tra le ruote e non vai più avanti. E quindi c'è sempre quel dubbio lì. Dipende da chi trovi e sei fregato. Sì. Stamattina alla fine siamo capitati con una... Vabbè, lì è arrivata in ritardo perché a quanto pare lì si è guastata la macchina, quindi è arrivata a piedi. E quindi secondo Sebastiano si è sentita quasi in dovere di doverci sbrigare questa pratica. Sì, è arrivata quasi mezz'ora in ritardo. Cioè, voglio dire. Però vabbè, l'importante a parte è che l'abbiamo era fatta. una situazione abbastanza, ridicola l'Agenzia delle Entrate. Arrivavano un po' a caso gli impiegati, Ne è arrivato uno uno con le uova di Pasqua, cioè proprio vabbè. Buongiorno! È un buongiorno. Stiamo andando al mare, quindi è un buongiorno. Quindi oggi perché è un buongiorno? Oggi sono le 8:15, stiamo andando al mare. Stiamo andando al mare perché dovrebbero esserci veramente belle onde oggi, quindi speriamo bene. E ora ci facciamo una tappa qui a prendere il poncio, che ho dimenticato, su Zinzi, e poi... Che poi qua ormai si sta sentendo l'aria di primavera, però la cosa strana è che ieri ha nevicato. Ci sono tutti i monti nevicati. Strano. Ciao. Cannibale, lei non se lava. Per chi è? Sentite quante cose belle dice. Molto lontano. Magari qualcuno a bocca. È inutile, alla fine è sempre quello che spinge. Voglio sempre quello che spinge l'uomo a impugnare una chitarra. C'è poco da fare. Campanozzi non sfugge a questa regola. Sostenere Campanozzi o sostenere
bella. Bella sì. Sebastiano è già entrato in acqua, io adesso mi sto cambiando, ho appena finito di mettermi la crema solare perché oggi c'è un sacco di sole. Abbiamo surfato, abbiamo mangiato e adesso stiamo andando a sederci di fronte al mare per guardare gli altri servizi. Davvero delle belle onde, ci siamo divertiti. Buongiorno, che non è un buongiorno. E buongiorno? Buongiorno, non è un buongiorno. Perché siamo entrati stamattina in camper dopo, adesso eravamo un po' indaffarati con altre cose, tra l'altro anche il torrone, e quindi stamattina siamo entrati in camper dopo che ieri ha fatto un diluvio universale e dalla vitina interna dell'oblò c'era una goccia d'acqua, cosa improbabile perché l'ho sigillata 2 mesi fa l'oblò nel modo giusto. E quindi era veramente improbabile. Salgo sul tetto a vedere, c'era il Sikaflex, cioè veramente si staccava come niente, è il Sikaflex apposito per questo tipo di lavorazione, e quindi ero già abbastanza in dubbio su usare il Sikaflex perché avevo trovato un prodotto in Turchia che era 100.000 volte meglio, però non riuscivo a farlo arrivare. Dopo questa proprio non lo comprerò mai più perché è veramente un prodotto scadente. Io non so se hanno cambiato qualcosa, un tempo facevano dei prodotti buoni, adesso sicuramente hanno cambiato formula, non lo so, ma è veramente un prodotto scadente. Nel frattempo, nell'ultimo mese ho trovato questo prodotto nuovo che si chiama Unifix, sigillante lo stesso, resistente per raggi UV, e sto andando a risigillare con questo che è decisamente meglio. Tra l'altro l'ho usato nella doccia per sigillare l'amirino ondulato ed è veramente super resistente, elastico e compatto. Non è una pubblicità. No, però veramente la pagato. Sikaflex, se devo dire la verità, proprio delusione. Una cosa vergognosa. Se pensiamo che ho sigillato l'oblò solamente 2 mesi fa, sì, 2 mesi fa, e in 2 mesi con le vibrazioni, col sole, non lo so, comunque l'ho toccato e è venuto via come se fosse una pellicina appoggiata, quindi veramente una vergogna. Ho ripulito di nuovo tutto l'oblò e adesso sto andando a rifare le sigillature. Già ho risigillato tutte le viti con l'Unifix, quello che stavo dicendo, e adesso sono andato a pulire tutto l'oblò e vado a risigillare con questo nuovo prodotto. Ma il Sikaflex veramente scadente. Anche qua stavo guardando che ho fatto le sigillature ai bordi in alluminio dopo un mese, anche qua un mese solamente è crepato, quindi perché questo ha un po' di flessione, questo pezzettino, e c'è tutta la crepa del Sikaflex qua, quindi veramente una vergogna. Qua non è grave perché intanto sotto io l'ho messo il Sikaflex per sigillare ulteriormente, ma sotto è tutto sigillato, però è veramente una vergogna.
Nel mentre che Sebastiano è sul tetto che sta sigillando nuovamente l'oblò, io sono qui nella cabina di guida e stavo iniziando a studiare, cioè l'abbiamo già studiato il progetto per la camera, però siccome si sta avvicinando la data dei lavori dobbiamo iniziare a pensare seriamente su come farla. Qual è il progetto? Siccome molti di voi ci chiedono, sì, ma cosa fate? Uscite dalla cabina, uscite dalla motrice per entrare nella camera da letto? La risposta è no. La nostra idea è quella di fare un'apertura qui, quindi un passaggio che dalla cabina arriva alla cellula, passando tramite il bagnetto. Quindi ci risulterà il bagno in camera e risulterà la zona notte separata dalla zona giorno. E a noi così ci va benissimo perché comunque anche quando si cucina, gli odori e tutto, cioè è come se avessimo una camera da letto a parte. Poi questa finestra la lasceremo aperta e ovviamente poi ci metteremo, sai, di quei cosi che tu metti per isolare, i vetri, con la tenda e quant'altro. Qua andremo a chiudere, quindi faremo un isolamento molto spesso e chiuderemo, isoleremo questa parte. Tutta la cabina appunto verrà coibentata e anche queste due finestre le lasceremo chiuse perché appunto qua ci sarà la testa e dove ci sarà la testa lasceremo appunto una parete isolata dietro in modo da non diciamo soffrire per gli agenti atmosferici, che sia caldo o che sia freddo. Questa parte, quindi che ci sarà il passaggio dalla zona notte alla zona guida, faremo una parete unica e lasceremo un piccolo quadrato, quindi in caso di emergenza possiamo accedere dalla zona notte direttamente alla cabina guida. Qua andremo a farci il letto matrimoniale, quindi questa parte sarà tutto a letto, e per lo stivaggio dei vestiti, perché appunto nella cellula non abbiamo tantissimo posto dove poter ritirare la nostra roba, nella parte superiore andranno fatti tutti i mobili e anche da questo lato qui ci faremo dei mobili dove andremo a ritirare appunto i nostri vestiti, cambio stagioni, lenzuola, asciugamani, eccetera eccetera. Inoltre bisogna pensare che tutti questi gavoni sarà tutta zona di stivaggio. Le tavole da surf, la ruota di scorta, stiamo pensando di mettere tutto su, sopra la motrice. Andremo a fare un portapacchi e andremo a mettere tutte le nostre cose lì, le bici no, le tavole da surf, la ruota di scorta e magari ci metteremo anche un gavone. Ciao! Buongiorno, siamo venuti a provare le tende. Abbiamo le Sono tende pronte. pronte, ce l'hanno preparate, adesso le proviamo. Grazie Robby, che poi tende, cioè in realtà questo tessuto era nella sezione dei tappeti di Ikea e abbiamo trovato questo tappeto che era abbastanza grande. Abbiamo preso il tappeto perché fa anche da isolante È termico. molto più spesso come tessuto, quindi rimane un po' più isolante. Essendo un tappeto non scorre nella corsia per poterle aprire, quindi l'unico modo per poter aprire appunto le tende è quello di arrotolarle e incastrarle sopra. Momentaneamente va bene così, però poi più avanti metteremo una sorta di laccetto qui in modo che terrà le tende tirate su, perché se per caso c'è un po' di vento comunque quelle si srotolano velocemente. Però dai, alla fine sono belle, fanno il loro dovere. E c'è anche Nocciolina oggi. Ciao. Oh, la bambina. Ciao. Comunque per essere il 5 aprile c'è abbastanza freddino. Infatti ci sono tutti i monti del Gennargentu nevicati. Questo weekend ho fatto una passata di neve
è rinfrescato un po'. Siamo passati dai 25 gradi al sole a adesso ci saranno, quanto ci saranno? 10 gradi esagerando. Comunque anche l'idea di aver risolto con l'agenzia delle entrate è una grande cosa. È stato un mese che alla fine dei conti è passato abbastanza velocemente, eravamo super impegnati con i torroni, con altre cose, abbiamo surfato e quindi dai, diciamo che non è stato così negativo il tutto. Comunque stamattina Sebastiano ha parlato con il ragazzo dell'ACI con il quale eravamo in contatto e ci ha informato che la prima possibilità di collaudo del mezzo sarebbe fra 2 mesi. Noi per fortuna abbiamo contattato un'altra agenzia che dovrebbe risolverci la pratica in poco tempo, quindi adesso stiamo un po' a vedere. Siamo felici di aver trovato quest'altro contatto, grazie a Emiliano, perché appunto riduce drasticamente i tempi di attesa. Se no l'idea di dover aspettare altri 2 mesi solo per il collaudo più magari un altro mese per l'arrivo delle targhe sarebbe stato davvero troppo lungo e avremmo perso la stagione estiva, perché appunto come vi abbiamo già detto la nostra idea è quella di andare a lavorare qualche mese e poi ripartire nuovamente, insomma, in più tranquillità. Non so, non vedo se è dritto. Vabbè, tanto. Perché? Perché hai detto che lo vuoi attaccare questo? Perché Sembra più un camper. Sembriamo della protezione civile. Molti ci confondono per i mezzi della protezione civile. A me questa cosa che la Sardegna hanno fatto Insieme alla Corsica. sembra un culugione. Una castagna. Cioè, cos'è? Neanche. Non va bene. Cioè è bellino, Adesso ce lo facciamo fare dalla Sardegna, grande, e lo mettiamo qui. È bellino. Vero? Non sarebbe male come idea. Cosa ne dite voi? Lo mettiamo qua, la Dove? Sardegna. Qua. Guarda come è rimasto bene. Perfetto. Subito tu. Lo sai che bellino che è? Molto bellino. Mi scoccia questa cosa che non ci hanno fatto neanche la Sicilia. Ecco, secondo Sebastiano adesso sembra più un camper. Sembra più un camper adesso. Cioè, dicono, si sta scrostando il camper. Sembra una scrostatura. È vero, non sembra il pianeta Terra. Mannaggia. Euro 3 che è più bellino.